Inter-Bologna 6-1, i gol Lico Giannis, poi Dzeko, Di Marco, Lautaro Martinez, di nuovo Di Marco, rigore di Çalhanoğlu e infine Robin Gosens a metterci la firma da subentrato. Una partita dove il punteggio non deve ingannare, ma nel senso che l'Inter è partita oggettivamente male, con i primi 20 minuti giocati male, il gol del Bologna arriva in un momento in cui l'Inter non si stava sbloccando e ho temuto lì che l'Inter fosse scivolata in un'altra notte no, soprattutto perché eravamo abituati a vedere un Inter che quando subisce gol sparisce dalla partita. Invece, segnale positivo, questa volta l'Inter non solo si riprende, pareggia subito e questo sicuramente è un bene, ma poi dilaga. Diventa praticamente il secondo miglior attacco di questo campionato, continua però purtroppo ad incassare gol. Solita altalena di emozioni per quest'Inter, Simo. Da un lato, come dicevamo anche in chat, comunque meglio 2 vittorie e una sconfitta che 3 pareggi consecutivi e su questo siamo d'accordo tutti quanti. Le sconfitte dell'Inter cominciano ad essere sicuramente tante in questo avvio di stagione, però oggi vincere era davvero importantissimo perché in questo turno infrasettimanale che rappresenta sempre un'insidia, i risultati sugli altri campi ci hanno dato la possibilità di tornare a rosicchiare dei punti e per quanto siamo brutti, terribili, non giochiamo bene, gli altri sono tutti fantastici, anche se fanno turnover e perdono le partite, sono bravissimi, bellissimi da vedere tutto quanto, l'Inter zitta zitta adesso al momento è terza in attesa della Lazio. Sì, 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 è stata una partita molto strana perché all'inizio credo che nessuno di noi, al di là dell'1-0 del Bologna, potesse aspettarsi un risultato simile. Io ti dico la verità, ero abbastanza preoccupato perché secondo me il Bologna l'aveva approcciata bene con una squadra che sembrava bella compatta, faceva grande densità al centro e poi è arrivato sto gol che sembrava proprio il preludio dello psicodramma, no? Della serata negativa. Peraltro aveva perso l'Atalanta pochi minuti prima dell'Inter, ieri il Milan ha pareggiato. Sembrava proprio la giornata tipica dove non riesce a sfruttare l'occasione. Invece, per fortuna, l'Inter ha fatto il suo, perché poi al di là del 6-1 la partita andava vinta, perché in casa col Bologna non puoi non vincere. Non so, non ho ancora ben capito come sia emerso questo 6-1, ripeto, rispetto a quelle che erano le premesse dei primi 15-20 minuti. Bene, un po' continua il rammarico, perché poi quando vinci così bene è inevitabile ripensare a quando non hai vinto e ti viene ancora più rabbia, però il passato non si può cambiare e quindi il presente ci dice che oggi l'Inter ha fatto una bella vittoria e il futuro ci deve dire che l'Inter a Bergamo deve vincere, perché ci sono 1000 cose in ballo e serve vincere, serve assolutamente vincere a Bergamo. Serve assolutamente vincere, anche perché il discorso dei big match poi darebbe ulteriore adito a commenti e a giudizi pesanti, anche perché l'Inter si gioca molto, lo stesso Simone Inzaghi secondo me si gioca molto. Le dichiarazioni di Marotta pre-partita sono state giustamente di responsabilizzazione nei confronti dell'allenatore, ma secondo me dichiarando anche, c'è un passaggio in cui Simo, correggimi se sbaglio, dice l'allenatore deve trovare il modo per uscire da questa situazione sostanzialmente, gli mette sopra una pressione che all'Inter è inevitabile che ci sia, soprattutto quest'anno, soprattutto in questo momento, quindi tra stasera e Bergamo sicuramente è un momento molto importante anche per la panchina di Inzaghi oltre che per la stagione interista. La partita, ne hai già accennato tu, l'ho già detto anch'io, si son viste tante cose buone dal 22esimo in poi, da lì in poi è stata una partita differente. Non c'è moltissimo da dire, nel senso che riguardando questa partita, Simo, mi viene ancora di più il rammarico per quello che non è stato contro la Juventus, perché quest'Inter se sblocca la partita dilaga, se torna in partita come è accaduto stasera dilaga. Molto probabilmente avrebbe potuto farlo anche contro la Juventus, quindi a maggior ragione mi viene da ribadire quello che abbiamo detto l'altro giorno. Fosse entrato quel cavolo di pallone in una delle 4 occasioni create nei primi 45 minuti, sarebbe stato sicuramente tutto un altro discorso. È ovvio che non sono i se, non sono i ma a fare i risultati, ma i gol, quindi c'è poco da dire, però mi viene ulteriormente da recriminare per quella partita. Nella prestazione di oggi ha filato praticamente tutto liscio, si è potuto dare anche il giusto riposo ad alcuni calciatori,
fondamentali, soprattutto a centrocampo. Praticamente si è iniziato con 5 calciatori che poi sono stati totalmente ribaltati con le 5 sostituzioni. Lautaro Martinez un po' nervoso in un certo momento della gara con Medel e la difesa, quindi poi è stato sostituito anche per farlo rifiatare, visto che sta correndo veramente tanto. Non ho visto particolari prestazioni negative da parte dei nostri, se non sì, Lautaro è partito un po' diesel, è venuto fuori alla distanza. Dumfries si è visto un po' pochino, anche se ha fatto una buona giocata che Dzeko non ha sfruttato al meglio, colpendo la traversa da 2 passi. Gli altri tutti bene. Mi viene da sottolineare tra le varie prestazioni uno Skriniar ritrovato, si è rivisto qualche lampo del nostro Skriniar in alcuni momenti importanti. Mkhitaryan, io stravedo per Mkhitaryan, per me oggi ha fatto un'altra prestazione totale in tutte le zone del campo, grandissima esperienza, grandissima importanza. Dzeko, peccato per quei 2 gol che si è mangiato, perché ne se ne è mangiati veramente 2 molto molto grossi. E sottolineo un ingresso di Brozovic che a me è piaciuto molto. È vero che la partita era già andata, però io ci tengo a sottolinearlo perché ormai gira questa leggenda secondo cui l'Inter è ripartita perché Brozovic non c'era. Io continuo a dire le 2 cose sono scollegate e quando torna Brozovic ci divertiamo ancora di più. Sì, o comunque è un'alternativa in più che non si può assolutamente dimenticare. Cioè l'Inter è stata soprattutto Brozovic e pochi altri nel corso di questi 5 anni, non possiamo dimenticarci completamente di lui. Un altro ottimo ingresso, ricordavamo nel finale, è stato quello di Aslani, che peraltro si è messo a giocare da mezzala e al netto di una partita già strafinita contro un avversario ormai KO anche psicologicamente, sembra aver impattato bene, ha fatto anche un bel tiro in cui ha preso il palo. E è molto curioso perché poi spesso si commentano partite, vedi quella con la Juve, in cui magari tu giochi molto bene e perdi. Quest'oggi l'Inter nel primo tempo fa 3 gol, ci stavo pensando in questo momento, e la partita sembrava difficile. Non a caso i 3 gol sono 1 su calcio d'angolo, 1 su calcio di punizione e 1 su una magia di Dzeko, su un cross che era stato rimpallato a Dumfries. Quindi paradossalmente pure questi 3 gol, non dico che siano episodici, però non nascono da azioni manovrate e da una reazione effettiva dell'Inter. Non so se mi spiego. Quindi questo, ripeto, è un qualcosa di positivo, perché vuol dire che comunque siamo stati bravi a ribaltare una gara, non per forza come spesso ci capitava con il gioco e con l'intensità. Però attenzione, perché comunque se ad ogni partita vai sotto e ad ogni partita prendi gol, anche oggi, al di là della sfortuna, per carità, bene aver vinto, nessuno sminuisce questo, però questo è un parametro che bisogna aggiustare. Cioè siamo praticamente Sì. a metà campionato e ancora stiamo qui a dire dobbiamo blindare la porta. Oggi è stata soprattutto sfortuna, però c'è sempre quel gol lì che ogni volta vai a prendere. Sì, detto questo Simo, io aggiungo anche anticipo un commento che sicuramente vedremo, mentre ringrazio De Pica Pica per la super chat, come al solito grazie mille, dice: "Allora non siamo messi così male, forza Inter". Sì, qui diciamo che anche l'altalena dei commenti dobbiamo prestare attenzione, perché siamo passati Sì. dal funerale di domenica sera all'esaltazione di oggi. Per me siamo sempre nella via di mezzo, però io anticipo dei commenti, nel senso che molti ci diranno, l'abbiamo visto anche durante la partita, al 23esimo era una pioggia di commenti live, inutile tornarci sopra. Adesso tanti diranno: "Però contro il Bologna è logico, contro il Bologna dovevi farne 7, contro il Bologna è ovvio che devi vincere". Attenzione, attenzione, abbiamo visto questo turno di campionato, quante cose sono successe, ma soprattutto questo Bologna arrivava da 4 vittorie consecutive, cosa che non faceva dai tempi di Pioli praticamente, e si era ritrovata, arrivava a mente libera, con tanti giocatori di qualità, c'erano tutti gli ingredienti per il trappolone. Quindi che l'Inter, Simo, sia arrivata a segnare nelle modalità che dicevi tu, che sottolineavi tu, quindi non tramite il solito gioco corale che magari siamo più abituati a vedere soprattutto a San Siro, ma su situazioni di gioco un po' più sporche, un po' più da battaglia, era anche normale per quello che era l'avversario davanti. Un avversario di buon livello, abbiamo sottolineato anche le individualità che ha questa squadra, soprattutto davanti, magari dietro forse un pochino meno, per cui ci son tante cose positive secondo me da portarsi a casa da questa vittoria. Faccio vedere al volo,
anche la classifica aggiornata. Tra l'altro, giusto sottolineare anche una maggior precisione questa volta. Avevamo sottolineato l'altra volta di quanto l'Inter tirasse senza mai centrare la porta, come è successo domenica contro la Juventus. Questa volta su 13 tiri effettuati dall'Inter, ben 7 sono andati in porta, tra cui va conteggiato, al quale va sommato anche il palo di Aslani, perché il palo non viene conteggiato come tiro in porta, quindi E la traversa sì, di Dzeko. e la traversa di Dzeko, ecco, quindi su 13 tiri sono 7 in porta più 2 pali sostanzialmente, quindi anche questo va sottolineato, e sono arrivati 6 gol. Dicevo, la classifica quindi la vado a condividere. Andiamo, eccoci qua. Il Napoli in questo momento in vetta con 38, il Milan a 30, la Lazio a 27, Atalanta 27, Roma 26, Juventus 25. La Lazio deve recuperare una partita, la Juventus deve recuperare una partita, giocheranno domani. Mal che vada, dovessero vincere entrambe, l'Inter comunque sarebbe al quinto posto, ma con soli 3 punti di ritardo, una partita di ritardo dalla seconda in classifica. Simo, io a questo punto mi verrebbe anche da dire: noi abbiamo tante colpe, sicuramente l'Inter intendo, abbiamo fatto tanti errori, non vinto alcune partite importanti, però in questo momento verrebbe quasi da dire che forse stona la performance del Napoli Mh-mh. piuttosto che quella dell'Inter in negativo. Decisamente sì, perché l'Inter ha il grosso problema delle sconfitte, perché ne ha già 5, però di per sé ha anche 9 vittorie, che sono comunque, a parte il Napoli come dicevi, è lo stesso numero del Milan, una in più di alcune altre, e poi avendo fatto 0 pareggi, ecco, se un paio di sconfitte le tramutavi in pareggio, avevi 2 punti in più, quindi non 15, però era già una classifica diversa. E questa è una colpa, non stiam qui a dire che è sfiga o altro. Però in effetti è vero, cioè alla fine noi secondo me, ed è normale perché quando ti occupi e pensi solo alla tua squadra, magari ingigantisci un po' le situazioni. Ogni volta che l'Inter non vince sembra lo psicodramma generale, però il Milan pareggia con la Cremonese, perde col Torino, lo Spezia lo batte all'ultimo, a inizio campionato ha pareggiato col Sassuolo, la Lazio ha perso in casa con la Salernitana, la Roma oggi ha pareggiato col Sassuolo, l'Atalanta ha perso con Lecce, tutti punteggi che sulla carta noi avremmo escluso in senso assoluto. Quindi questo ci dimostra che comunque in effetti anche il cammino delle altre non è così regolare come si può pensare, al netto del Napoli, che nemmeno guardo perché veramente sarebbe sbagliato. È l'Inter che deve crederci, perché alla fine noi, secondo me, sotto sotto un po' ci crediamo, non dico lo scudetto, ma a rientrare in questo giro. Sono i giocatori che devono crederci, perché hanno i numeri e se si convincono di questo, in questo gruppone ci possono stare sereni. E secondo me, nei primi 4, se tornano a fare l'Inter, ci arrivano senza grossi problemi. E il problema è proprio lì, bisogna capire questo. 31 gol fatti, 20 subiti, numeri veramente impressionanti. Giustamente, sottolineano anche in chat, questo ovviamente da considerare, se non vinci gli scontri diretti, poi a fine È stagione chiaro. rischi di dover fare un punto in più, quindi attenzione. Però al ritorno diversi scontri diretti li giocheremo anche in casa, quindi anche questo andrà considerato. Chiudiamo qui, a parte arriveranno le pagelle. Simo, non so se avevi altro da considerare. Nulla, nulla. Allora, chiudiamo qui. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, clicca subito sul tastino iscriviti e ci vediamo ogni giorno in diretta alle 19:30 con tutte le analisi, le news e tutti gli argomenti caldi di casa Inter, ovviamente, sul nostro canale Passione Inter.